E dopo essere arrivati nell'hotel più pazzo del mondo ed essere entrati in doccia per poi diretti a letto, ragazzi, abbiamo una certa età. La giornata di ieri, tra l'altitudine, la temperatura, il traffico, lo smog, eccetera eccetera, ci ha devastato letteralmente. Quindi ripartiamo da qua per portarvi in un'altra città, questa volta coloniale, perché effettivamente qua c'è veramente poco da vedere. Però un giro sulla piazza tutti insieme dovevamo farlo assolutamente. Benvenuti nell'assurda città di Chimbote. Dall'hotel per arrivare in piazza non potete capire, però con il parcheggiatore ce l'abbiamo fatta. Claro! Città che non si smentisce riguardo agli odori che si respirano, perché è sede di numerosissimi stabilimenti di produzione ittica, per cui quando si attraversano le strade a volte l'odore diventa davvero insopportabile. Voglio condividervi l'effetto della neblina provocato dal Pacifico. Questa è la via principale, guardate in fondo. Torno a dire, clima e luoghi pazzeschi. Poi se li si attraversa on the road con la moto, anche Sara Tappi è assolutamente messa alla prova. Oltre alla Tenerona ovviamente. Ripartiamo dall'isola pedonale perché no stazionamento, ma facciamo tutto questo solo ed esclusivamente per voi. E anche qua scatta sempre la stessa domanda: chi vorrebbe vivere in questo posto? Però mi raccomando, non accalcatevi. Guardate, il Pacifico si trova proprio qua di fianco e questa che stiamo percorrendo è la via principale. Non parliamo di una città piccola, perché dall'hotel a qua la piazza sono 9 km che poi finiscono con questo monte infinito di fronte, che è metà sabbia e metà roccia, però ci hanno anche costruito un santuario in alto che non manca mai. Guardate che location. Sì, perché per quanto riguarda tutte le strutture religiose, spesso e volentieri hanno sempre una posizione di rilievo. E per farvi partecipi, siamo ai margini ormai della città. Qui è un misto di odore di pesce, immondizia e pipì di cani, così vi ambientate per benino, ecco. Quindi Chanel numero 5, scansati proprio. Monumento qui alla rotonda a prova della vocazione ittica di Chimbote. Traffico per uscire dalla città pazzesco. E immondizia sempre presente, purtroppo. Cioè le periferie diventano delle discariche a cielo aperto. Guardate. Zona periferica simile a delle favelas. E allora magari qualcuno di voi si potrebbe fare la domanda: ma perché vi siete fermati qua e non avete proseguito per la città dove andrete oggi? Domanda lecitissima, ma dovete capire che da qua alla città dove andremo 127 km, 2 ore e 26, nel mezzo non c'è praticamente nulla, quindi aggiungere questi chilometri alla tappa di ieri fisicamente per noi, per le nostre capacità, era praticamente impossibile. Ma guarda qua. Ragazzi, situazioni complicatissime. Io capisco benissimo che si fa fatica a comprenderlo da casa. Noi cerchiamo di condividere, ovviamente quello che vedete è una piccolissima parte, quindi quello che vedete moltiplicatelo per 10 e magari in certe circostanze per 100. La strada che stiamo percorrendo non è la famosissima Panamericana, ma è un pezzettino di strada costiera, in quanto la Panamericana la riprenderemo tra 11 km. Quindi, come sempre facciamo, cerchiamo di immergerci nel luogo nella maniera maggiore, perché solo così si riesce a capire al 100% le difficoltà nel vivere in determinati luoghi. Nella terza stagione sudamericana che trovate nelle playlist abbiamo fatto la parte sud della costa peruviana. Le condizioni non erano migliori, ma non ci aspettavamo che la costa nord, per certi aspetti tipo l'immondizia, fosse stata anche peggio. Io voglio essere sincera, non mi aspettavo che comunque la costa presentasse questo tipo di problematiche. Secondo i nostri canoni di vita europei, molti di questi paesi che abbiamo attraversato dovrebbero essere dichiarati invivibili, se non altro per l'aria che si respira. Eppure per la gente del posto, che è nata qua e ha sempre vissuto qua, è la cosa più normale del mondo, e forse questo è l'aspetto più grave.
assolutamente non fraintendete le parole di Sara. Oramai sono diversi giorni che stiamo qua e continuamente siamo bombardati da situazioni veramente complicate. E non è che stiamo dando la colpa alle persone del posto, è il fatto che conosciamo l'altro, ci sembra quasi assurdo vivere in questa maniera. È un discorso difficile da fare, da affrontare, da comprendere, anche da parte nostra da spiegare. Cercate di immergervi nel contesto di tutto quello che stiamo vivendo. Noi come sempre condividiamo tantissime cose, ma viverle, assaporarle, ascoltare la gente del posto, viverlo il posto è veramente difficile. Non stiamo parlando del Perù turistico, quindi se venite in Perù per 15-20 giorni e fate le città Cusco, Lima, Machu Picchu, troverete situazioni totalmente differenti. Noi che viaggiamo on the road e praticamente vediamo un po' di tutto, fuori dal circuito turistico è veramente totalmente differente. Ci teniamo a dire che comunque noi condividiamo tutto quello che vediamo e solleviamo anche delle perplessità, perché questo deve rappresentare il viaggio. Sono consapevole che a qualcuno questi discorsi un po' polemici possano piacere poco, ma va detto, sono le nostre impressioni e quando le cose sono un po' più gravi del previsto noi tendiamo a dirlo perché fa parte del nostro viaggio. A volte ci fermiamo a parlare con Sara sull'auricolare per dire che la Panamericana è talmente lunga ed attraversa paesaggi totalmente differenti che, per quanto lunga appunto, non ci si annoia più di tanto. Stiamo salendo da circa 10 km e guardate intorno. Quanto sono belle queste curve chiuse che non vedi dietro. Ed arrivati in cima, questo è il panorama. Guardate quanto soffrono, andranno a 15-20 km/h. Poi c'è tra virgolette lo Scania di turno che sorpassa tutti, vero Tonio? Anche se Tonio dirà il nuovo Volvo 7-800, non so, è il numero 1. Ciao Tonio, guarda dove siamo ora. Questa è il Volvo, questa! Proprio in questo punto, a circa 70 km da Trujillo, l'autopista diventa una strada a 2 corsie, una per ogni senso di marcia. In corrispondenza di questo paesotto che vediamo qui sulla destra, che tutti voi sicuramente conoscerete, eccoci in 4. Il secondo età 6 mesi ed arrivati a Chao la situazione non cambia, c'è solo un pochino di traffico. Kamalosk. Ma continua fino in fondo poi. Corriere a 4 assi. Andiamo piano perché qua ogni tanto si infila qualcuno, quindi passo l'uomo. Soliti clacson. Cosa è successo? Un incidente. Guardate che fila Lunghissima, saranno 5 km. Addirittura questo gira. Io lascio la visiera chiusa perché cerchiamo di respirare. L'aria leggermente filtrata, non so la cosa, però penso incidente.
Ai ai ai. Proviamo a passare. Sì, c'è un incidente. E sicuramente uno che usciva da qua, ma adesso passeremo in qualche maniera. È capitato poco tempo fa proprio. Che dici, ci proviamo? Chiediamo alla polizia là in fondo? Andiamo a chiedere alla polizia. Un ratito que estén por ahí. Quanto tempo sta? A ver, sinceramente no sabría, pero tiene Algo de 20 minutos. 20 minutos, una hora, a lo mucho. ¿Qué ha empezado? Hace 20 minutos han empezado. Bueno, ¿Cuánto tiempo va a demorar? No se sabe, indefinido, hasta que no se pronuncian las autoridades. No se sabe, están esperando que se pronuncie alguna autoridad. por allá, pe. El Inca. ¿No? Por allá por el Inca. Por acá sí. Sí, por acá. Busque en Google. Un accidente con un camion o con un coche? Con un No, camion. Están reclamando, están protestando. ¿Protestando por qué? ¿Qué motivo tiene? Mucho asesinato, extorsión, sicario. ¿No? Y eso están protestando, pues, para que se acerque una autoridad. ¿Cuánta gente murió? Pero siempre es así. Non è la prima vez. Otra vez están reclamando. Uno a semana, uno al mese. Algo así, algo así. Quindi c'è una protesta in corso, non è un incidente, anche se c'è un'ambulanza. Stanno protestando per il sicariato. Siccome capita che muoia qualcuno, perché alle attività commerciali soprattutto chiedono il pizzo, chiedono soldi, e qualche volta capita che qualcuno venga assassinato. Quindi stanno protestando e tutta la gente aspetta che la polizia si pronunci per poter passare. ¿Esta ruta? Ahora estamos aquí. Ajá. ¿Esta ruta acá? Esta ruta. Esta, Va por arriba. asienta Buenavista, Ajá. acá. No, mucho, muy arriba está. Nuevo Chao. Ajá, es el siguiente pueblito. Esta ruta está asfalto, todo asfalto? Asfalto, sì, tutto asfalto. Perfetto, muchas gracias. Quindi dobbiamo fare questa deviazione. Arriviamo fino qua. Modifica tappe, aggiungi tappa, scegli sulla mappa, passiamo di qua. Ok, questo mettiamo dopo, passeremo qui, questa la mettiamo sopra. Abbiamo fatto un percorso in diretta, ragazzi, molto semplice. Vamos, avvia. Avevamo letto qualcosa delle proteste in corso, quindi bloccano la strada. Hola. È come un coche. ¿De dónde viene? De Italia. A ver, acercate un poquito. Claro. Gracias. Arriba hay un puente. Con mucho cuidado porque hay curvas. Sí. Arriba llegando a un puente, más arribita va a haber a la izquierda. Ok. Gracias. Quindi proviamo la strada alternativa. Dovrebbe essere qua a sinistra. Sì, c'è una traversa qui, se ci fanno passare. E quella là è. Solo che adesso dobbiamo trovare un passo. Infatti la gente vedi che si infila qua. Attenzione. Che disastro, ragazzi. Dovrebbe essere questa, sì. Mamma mia, qua. Situazioni veramente borderline. Ragazzine felicissime di essere riprese. Sapranno di finire in Italia? Qua piove anche un pochino, qualche goccia sulla visiera. Coprono anche il risciò. Io dovrei chiudere le zip, ma non le chiudo perché c'ho talmente caldo che attivo il raffreddamento a liquido, quello naturale, la pioggia cioè. Qui si raccoglie mais, credo. Non ho idea di cosa sia.
Qua abbiamo raggiunto il punto di interesse, quindi continua e fa il giro. Guardate che dossi, roba che tocchi sotto la coppa dell'olio. Ecco il ponte di cui ci parlava la signora, che ci passiamo. Poi a volte mi chiedete GPX, ma quando si è in viaggio il GPX, ragazzi, bisogna farci un video dedicato al riguardo, perché gli argomenti da trattare sarebbero tantissimi, nel senso che non è che parlo male di GPX, ci mancherebbe, ma quando si è in viaggio il bello è anche improvvisare, ma soprattutto sapersi destreggiare. Ok. Perfetto, abbiamo ripreso la strada, eccola qua. Ci passiamo, cerchiamo di non cadere all'interno del fosso. Guarda qua, cioè, vai dentro e neanche te ne accorgi. No, disastro, cioè l'autobus su questa stradina è impossibile, no? Come fa a passare questo? Sai, è impossibile. Ma che deve fare però? È un autobus di linea e quindi magari per provare a rispettare gli orari, che rispettare gli orari qui in Sud America è tutto un dire. La moto non è il mezzo appropriato per fare questa vita, però in questi casi aiuta tantissimo, anche se noi siamo larghi 1 metro, ma in qualche maniera dai, quasi sempre si riesce ad infilarsi. Anche qua destinazione raggiunta, continua. Praticamente questa deviazione ci è costata un'ora, perché i chilometri restanti sono gli stessi. Ecco un'altra favela che abbiamo sulla destra, un'altra dietro di noi. Poi pezzettino di sterrato all'interno del Pueblito. Sta cominciando a piovere più forte. Piove un po', è meglio perché non alza la polvere. Ok, noi dobbiamo arrivare in fondo per riprendere la strada N1. Qui c'era addirittura il mercato. Grazie. Adesso il tasso di umidità buca che porca puttana, ci cai dentro, muori. In questo preciso momento con la pioggia c'è un'umidità tipo quella all'interno delle grotte di Frasassi, non so se le conoscete. In teoria questa è la Panamericana e la manifestazione là in fondo, quindi lungo la Panamericana. Noi riprendiamo la strada verso nord, guardate che meteo, trasporto sicurissimo, addirittura 4 bombole di gas. Io ne avevo viste 2 da dietro, invece erano 4. E poi capitano situazioni a cui abbiamo già assistito in Marocco. Era già pronto anche per salutare con le dita così, perché sapeva di avere un carico, niente male. Queste sono opere ingegneristiche. Vederlo sulle nostre strade significa che vuoi ottenere il 41 bis e ti buttano via la chiave, isolamento completo in galera e non ti cacciano più. E forse quasi ci siamo, benvenuti a Trujillo. Guardate che vallata in fondo, con il Pacifico sulla sinistra. Nel frattempo godiamoci la periferia e tutti i suoi annessi, compresi i perri. Per godiamoci, tra virgolette, aggiungete il vostro aggettivo, quello che credete meglio, senza essere cattivi. Magari scrivetelo nei commenti, e se vi sono piaciuti questi contenuti, dato che insomma avete visto annessi e connessi, date un'occhiata sul canale, lasciate un mi piace, lasciate un hype, magari iscrivetevi, vedete voi ragazzi. Eccoci, Trujillo. Comunque quest'anno più di sempre la frase "ma dove vi portiamo?" calza a pennello.
Io aggiungerei, ma dove minchia vi portiamo? Io aggiungerei qualcos'altro, però Trujillo, che ha questo nome perché sembra che lo stesso conquistador Francisco Pizarro abbia fondato questa città e si sia talmente tanto innamorato di questi desiertos del norte da dargli il nome della sua città natale, quella spagnola in Extremadura. adesso non mi fate parlare perché devo guardare dove infilo le gomme della Tenerona. Cioè non è che è colpa vostra, è che io devo chiudere la bocca e mettere le mani sul manubrio ora. Oi, perroni. Ah, c'è una persona sotto. Inizia a piovere un po'. Avanti fino alla fine. Ce la facciamo? Loro lo fanno spesso, come dico sempre, bisogna immedesimarsi nel luogo. La polizia ci lascia fare, io ho salutato per fare il paraculo, fatelo sempre. Questi giorni quando ci fermavamo per pranzare nei locali c'erano sempre i notiziari e Trujillo era un nome ricorrente, sempre per lo stesso motivo che ci ha detto la signora prima, il sicariato, cioè estorsioni. Anche qui ci sono i cancelli alle vie. E proprio per un discorso di sicurezza ci siamo spostati nella parte un po' più moderna, quella in costruzione. Dovrebbe essere questo in fondo, è una delle migliori strutture, ma tanto qua non costa tantissimo, parliamo sempre intorno dei 40-50 euro o meglio. Per qua è tanta roba, però per noi sono cifre tra virgolette accettabili, ma soprattutto importantissimo, dobbiamo pensare alla sicurezza della moto, cioè come si suol dire, vaffanculo i 20-30 euro in più, l'importante è che la Tenerona sia al sicuro, perlomeno ci speriamo. Ora qualcuno di voi si chiederà, ma Francesco, come fai ad essere sicuro che hanno il parcheggio per la moto? La migliore soluzione, perlomeno quello che facciamo noi, è sempre contattare la struttura e chiedere nel dettaglio un po' come stanno le cose appunto per il parcheggio. Loro ci hanno detto che qua hanno un garage, anche all'interno del garage non c'è mai la sicurezza massima, però piuttosto che lasciarla in mezzo alla strada, considerate che ora che sto parlando alla camera ci sono circa 10 persone intorno che mi stanno guardando con un'aria che non mi piace più di tanto. E ricordo che quando vedono questa moto, per quanto in Italia non vale nada, qua è un lingotto su 2 ruote. Andiamo a parcheggiare. È lo mismo in un coche. Grazie. Contromano non si fa, ma lo facciamo. Nombre maestro. Francesco Puccioletto. ¿Puedes escribir yo? Escribe lo mejor porque yo... Disculpe. No, no tiene problema. Allora, Disculpe, más bien. non hai problema. Hanno anche il controllore, quindi Puede bajar. puedo, non tiene numero, non tengo numero. Mi compañero ha bajado. Ah, ok. Él le va a indicar dónde va a poder poner su modito. Sta bene?